Ognuno di noi ha un modello al quale tiene particolarmente, un pezzettino di cuore se volete. Per me questo discorso vale per Volvo XC60. Cercheremo comunque di mantenere tutta l'obiettività del caso, ci riusciremo forse no. Eppure io vi dico che rispetto al modello passato è cresciuta di 5 cm di lunghezza, passando da 4,64 a 4,69, praticamente invariata la larghezza, è invece un pochino più bassa. Questo migliora tutte le proporzioni, la rende filante e la rende anche un SUV quasi atipico, quasi disposto a fendere l'aria in autostrada. Perché? Perché è adatta ai grandi viaggi. Davanti che cos'ha? Ha i fari full LED, ovviamente anche qui abbiamo martello di toro, se preferite martello e basta, tutta l'attenzione alla sicurezza che passa dalle telecamere e ovviamente dai radar. Naturalmente vedete come l'abbiamo sporcata, il che suggerisce anche la possibilità di utilizzo in fuoristrada. In taglio laterale vedete i cerchi da venti altrettanto sporchi, c'è l'ingresso keyless, il colore è blu petrolio. Blu petrolio, Andrea? Sì, più o meno, ecco. E devo dire che è bellissimo. Come si sta a bordo? Ho impostato in misura completamente elettrica tutti i dettagli legati al mio sedile di guida. L'unica cosa che devo impostare manualmente è il piantone dello sterzo, che sale e si orienta persino in profondità. Ho tanto spazio per la testa, forse tanto esagerato, però ho un buono spazio per la testa, e complice il grande tetto vado anche a ricavarmi quei 2-3 cm in più che mi danno la possibilità di stare bello comodo. Comodo anche con le spalle, comodissimo persino con il ginocchio destro, perché il tunnel rispetto al passato è più alto e quindi non va a ostare nelle manovre di emergenza e in generale in tutto quello che è l'uso della quotidianità. Migliorata molto anche nel passo, perché è salita di quasi 10 cm, passa circa 287. Vedete che nonostante guidi io rimane appunto tanto spazio per sedersi dietro. Comodissimi anche gli agganci Isofix, che rispetto al passato sono resi più semplici. Ma cosa ve lo dico a fare? Ragazzi, io sono comodissimo anche dietro, con il sedile impostato sull'altezza di Andrea. Potrei fare viaggi fino alla fine del mondo e tra l'altro potrei persino ricaricarmi il telefono e poi soprattutto gestire le bocchette dell'aria condizionata. Adesso rimetto sul cappellotto, se vogliamo una piccolissima caduta di stile, e qui dove sono rimasti a vista i cablaggi dell'amplificatore, insomma della bocchetta dell'aria condizionata, però è davvero un'inezia. Taglio posteriore particolarmente migliorato, ripresi gli stilemi dei fari anteriori, i doppi scarichi sono veri, mi piace moltissimo questo taglio posteriore, mi piace moltissimo il fatto che sia elettroattuato il meccanismo di apertura del bagagliaio, che rivela fino a 1500 litri di capacità, che ha una presa 12 volt, che ha il ruotino qui sotto, se riuscissi ad aprirlo sarebbe fantastico, ecco. E soprattutto grazie alle sospensioni pneumatiche la possibilità di alzare e abbassare alla bisogna l'altezza del vano di carico. Qui se volete mettere qualcosa in questo cinturone, oppure potete fare un pochino, ecco, tendini eccetera eccetera. Posso chiudere soltanto il bagagliaio? Posso chiudere anche le serrature, per cui davvero non manca niente su questa Volvo XC60 D5 che noi adesso andiamo a provare in compagnia di Andrea. Bene amici, siamo sulla Volvo nuova XC60 e guardate la mia faccia, ho un gran sorrisone stampato. Grazie, ti piace? Mamma che macchina, ti che piace. macchina, guarda, è il perfetto bilanciamento secondo me tra tutte le Volvo che abbiamo provato. Mi piace più dell'XC90. Beh sì, qui vengono concentrati tutti quegli optional e quel know-how che abbiamo visto sull'XC90, che è più grande, quindi generalmente ha altre esigenze. E tra l'altro anche il motore, che è un 2000 per tutta la gamma, e questo ha fatto un po' storcere il naso, 4 cilindri, qua è nella versione secondo me più a fuoco, 235 cavalli, 480 Nm a 1750 giri, ovviamente turbo diesel, c'è anche benzina, sempre 2000, declinato anche lì in varie potenze, e c'è anche la ibrida plug-in. Forse lì andiamo a sfondare una cifra per comprarla non indifferente. Esatto, forse 190 cavalli basterebbe a spingere questa vettura, il 235 naturalmente ti dà anche quel valore aggiunto. No, l'hai provato? No, non l'ho provato. E allora, D4, è già tanto che non ci sia il D3. Allora, cambio automatico, devo dire abbastanza a fuoco, è forse la parte che va bene, ma è meno eccellente rispetto a tutto il resto che c'è su questa Volvo. Però Luca, io vorrei far parlare un pochino più te su questa prova, perché tu hai la vecchia XC60, quella pre-restyling. Quindi Andrea, ti devo già dire che rispetto a quella precedente, quindi quella nata nel 2008 da Pianale Ford, per intenderci, c'è già un passo avanti pazzesco anche nel cambio, perché prima avevamo un convertitore di coppia abbastanza lento, ma comunque una volta che la guidi ci entri un attimo in sintonia, quindi riesci a guidarla bene. Stavolta invece, abbinata a questa motorizzazione, ti basta scendere
ma neanche fino al kickdown, e trovi subito la prestazione giusta, e soprattutto cambiate fluide anche in È accelerazione. abbastanza intelligente. Allora, rotatoria mettiamo in dynamic, la macchina si setta in maniera sportiva, l'unica cosa che rimane un filo poco sportivo è lo sterzo, ma non tanto in precisione, che ci sta, è un SUV, Durezza. non è precisissimo, ma esatto, come hai detto tu, durezza. Allora, abbiamo la versione, ma sono tutte versioni a 4 ruote motrici, usciamo dalla rotatoria, giù tutto l'acceleratore, è lì piantata, stabile. C'è anche la spinta, C'è la spinta, il rumore, pur essendo un diesel, è quasi piacevole, è quasi non è piacevole. invadente, soprattutto si sente il soffio della turbina, che mi piace un sacco. Rimetto in comfort perché, Luca, io ho veramente da fare un plauso agli ingegneri Volvo per le sospensioni. Allora, sono d'accordo con te, sospensioni che portano tanto comfort di bordo, dei sedili magari parliamo tra un minuto, rispetto al passato noto la stessa comodità, noto un sensibile miglioramento nell'insonorizzazione, anche ad alte velocità. Qui siamo riusciti a parlare agilmente, invece sulla mia Devi non un po' dico alzare la che... voce. Oh! Però sospensioni, ho notato, ma sono pneumatiche e sono incredibili quando devono smorzare un dosso, una buca, comoda sul pavé, curvone autostradale con magari il dosso. Cosa fa la macchina? Boom, prende la botta e subito si blocca lì, fa boom, ed è lì pronta per il nuovo dosso, la nuova curva. È veramente eccezionale da un punto di vista sospensioni, però non dimentichiamoci che siamo su un SUV, che abbiamo l'impostazione off-road, che le sospensioni pneumatiche consentono di alzare la vettura da terra, e allora, pur avendo i cerchi da 20 pollici non M+S, Vai tranquilla, vai Andrea, tranquillo, Andrea, vado vai tranquillo. E qua, allora, direi di togliere i sensori del parcheggio, se no iniziano a bippare qua nelle impostazioni. Ecco una cosa, secondo me non proprio intuitivissimo il sistema, sia infotainment sia di gestione di tutte le varie opzioni. Tu come Allora, lo trovi? ovviamente rispetto a prima anche qui balzo notevole in avanti, noi l'abbiamo già studiato su XC90, quindi siamo forse avvantaggiati, però all'inizio ti spiazza un attimo, ma lo devi trattare esattamente come un tablet, per cui sai che non ti devi muovere in maniera monodimensionale, devi muoverti nelle 4 direzioni per riuscire a trovare tutte le voci che ti servono. E poi ce ne sono un casino. Ce ne sono tantissime, una volta superato quello scoglio riesci a utilizzare tutto il sistema infotainment che ti dà una grande mano anche per quanto riguarda la sicurezza, e Volvo in questo senso, insomma, sappiamo tutti che cosa abbia in patrimonio, in eredità. Ma guarda quanto poco stiamo ballando, stiamo siamo parlando in fuoristrada? dell'infotainment, Siamo in esatto, fuoristrada? Ah. e siamo su una strada Siamo che tra fuoristrada. l'altro è peggiorata un sacco, probabilmente è passato qualche trattore Probabilmente è passato qualche trattore. e Luca, metto la retromarcia, guarda, a parte che siamo in un bosco bellissimo, Esatto, vita vabbè, agresta. preferirei essere con un'altra persona, non ti Stai offende. chiaro No. che potrei darti delle soddisfazioni. Però guarda il 360 come è fatto bene, cioè incredibile. Io riesco a muovermi anche in fuoristrada, posso vedere i sassolini, posso vedere le buche, posso vedere, guardate qua, sono vicino a un albero, ma comunque ce la faccio a passare. Veramente, veramente incredibile questa, la definizione anche dello schermo, e se come si poi- vede questo 360. E se poi avessi qualche dubbio, clic. E puoi zoomare sulle Zoom, varie telecamere. varie, esatto. Sì, Insomma, parcheggio per cui- automatico in ingresso e in uscita. No, da questo punto di vista veramente il top. Questo è un optional assolutamente da prendere, Sì, a prescindere da dai prendere. costi. Da prendere. Luca, io mi fermerei, pur non avendo i pneumatici M+S, proprio nella buca col fangazzo. Fangazzo. Sì, Ma sì, ma niente. Ma guardate tra l'altro quanto fango c'è, guardate qua nella camera, sì, ma veramente tantissimo. riuscirebbe a solcare anche E tra l'altro, percorsi più sì, impegnativi. assolutamente, si alza e si abbassa tanto, non stiamo assolutamente prendendo sotto, anche se qua il solco secondo me è più alto di una ventina di centimetri. Sì. E Luca, veramente anche in fuoristrada le sospensioni e il comfort è altissimo. Sedili, mi dicevi che ne avresti parlato dopo, secondo me ci sta a parlare adesso. Allora Andrea, i sedili in questo senso ci hanno tenuti bene, e se avessimo voluto fare un percorso di off-road anche un pochino più complicato, avremmo potuto chiudere ulteriormente i fianchetti, perché sai meglio di me che qui possiamo lavorare in maniera elettrica su tutto quello che riguarda gli aspetti dei sedili, dai fianchetti alla seduta. Guarda, te lo faccio anche vedere qua, Protezione guarda, lombare, lombare, ecco, vedi? profilo del cuscino, quindi la lunghezza del Questa l'hanno del messo per te. cuscino, La esatto. lunghezza e cuscino per te. Sì, perché io sono corto e quindi a volte vado a toccare
andare dentro del ginocchio, e tra l'altro in off-road sentite le marce come le tiene più alte, c'è anche l'assistenza alla discesa, se avessimo una discesa ripida. Comunque sì, cuscini e sedili fantastici, ma poi quando entri c'è quell'odore di pelle proprio nappa, buono. Sì, diciamo che c'è pelle e pelle, abbiamo imparato provando vetture, ci sono vetture con sedili in pelle e dici... Che sembra cartone. Boh, esatto, sembra cartonato, quel ruvidino, esatto, no, che ti dà anche noia, invece qui la pelle è veramente premium. E poi sedili raffrescati, d'estate in pelle raffrescati sono il massimo. Ecco, ti dico una cosa sui sedili raffrescati: se li lasci alla modalità massima, cioè al flusso massimo, cosa che non durerà molto perché poi diventa sedere congelato, fanno un filo troppo rumore, secondo me. Dynamic, giù tutto l'acceleratore, dammi le prestazioni. Non ne ho la minima idea, te le dico dopo, intanto cerco di ricordarmi. Ma come? 7,2 secondi da 0 a 100, 220 la velocità massima, 100 km orari, no, non si può dire, velocità standard, giù tutto il freno! Entrano gli hazard, bella frenata, grande frenata, ovviamente un pochino si è fatto un po' di beccheggio, ma nulla di che. E tra l'altro ti faccio sentire, mettendo in comfort qua, le sospensioni, non sul primo dosso perché magari si stava ancora settando la sospensione, ma sul secondo, come viene assorbito senza colpo ferire. Senti, senti. No, devo dire che non c'è il minimo L'altra cosa che mi ha stupito è l'impianto di climatizzazione. L'impianto di climatizzazione veramente buono, quello sulla versione precedente. Qui addirittura lì era difficile riuscire a fare un salto di qualità, eppure Volvo ci è riuscito. Quando entri in questa macchina sembra quasi stare in montagna, sai quella arietta frizzante, secca, freschina, però con i flussi che non ti danno fastidio, non ti sparano qua sul naso, sulla tempia, facendoti venire magari anche la cervicale. In abbinamento col sedile raffrescato, top. Tra l'altro possiamo anche gestire qui dal display centrale la climatizzazione della seconda fila, cosa che facevamo anche su XC90 fino addirittura alla terza, e possiamo fare tutto in maniera automatica, elettrica. Ovviamente noi davanti abbiamo una doppia temperatura, quindi un sistema sdoppiato, però riusciamo davvero a gestirlo in maniera ottimizzata e soprattutto, come accennavi tu, i flussi. Sì, e poi con l'auto che puoi cambiare, nel senso, esatto, puoi decidere di tenere in auto ma con la ventilazione bassa. Chiudiamo, pulsantone per tornare alla home page dell'infotainment. Incredibile verde, però start and stop c'è, funziona bene, entra quando riparte, non è un dramma. Non vi ho detto cosa c'è sul volante, anche qua comandi non proprio intuitivi, bisogna entrare in sintonia, ma facciamo la prova di falla. Ok, allora aspettiamo la parte più pendente, ci mettiamo a 40 orari, ho messo il cambio in manuale, giù tutto l'acceleratore, c'è la spinta, siamo a 50, rimetto in drive. C'è da dire. Per ciò che riguarda, Andrea, l'elasticità del motore, quindi abbiamo prestazioni confermate. Per ciò che riguarda gli interni, abbiamo già parlato a lungo dei sedili. Tutto questo senso premium si riconosce anche nella plancia, che ha al centro appunto questo tablet perfetto, direi, e in più un abbinamento che in questo caso magari con gli elementi chiari. Luca, non giriamoci intorno, è gran figa sta macchina, guarda, sì, che bello il legno opaco. Legno opaco bello, non l'avrei mai preso pane e cioccolato, per intenderci. E invece a me piace. Ma a me piace perché vabbè, ma sì, ma non puoi pensare di salire in macchina. Luca, ma non puoi salire in macchina. Ma sì, ti pulisci i piedi fuori. Ma dentro godi di questa luminosità. Ma guarda che bella questa luminosità, guarda che luce che c'è, anche grazie al tettone apribile che costa una fortuna. Costa una fucilata, però è bello, c'è anche la tendina che si può chiudere elettricamente. A me fa impazzire questo legno opaco così. Sì, perché se vuoi è ripreso dalle barche, dalle navi. Tu che sei un noto lupo di mare, un noto lupo designer di yacht, certo, Però guarda anche un'altra chicca, ti faccio vedere questa tendina che va ad aprire e chiudere, a svelare un gran porta oggetti. È fatta per arrotolarsi qua dietro, ma quando è chiusa non si vede che ha i taglietti dell'arrotolamento. Cioè ci sono delle finiture, dei particolari che sono davvero premium. Cioè quando sali su questa macchina ti senti a bordo di una macchina che costa un botto, che in realtà costa un botto. Esatto. Però cioè, gli dici, li ho spesi bene perché è comoda, Sistemi di sicurezza, Volvo è sempre attenta a queste cose. Faccio prima dirti che cosa non c'è, niente. Allora, assistente dell'angolo cieco con un buon LED molto visibile, anche se fuori blinca molto bene. Il cruise control è adattivo e c'è anche il traffic, come si chiama? Pilot assist, che ci aiuta anche girando lo sterzo, andando a acchiappare la vettura che ci precede, legge anche le linee orizzontali.
il cruise funziona veramente bene, a volte forse un filino brusco, ma solo a volte. Abbiamo l'assistente di corsia attivo, quindi automaticamente ci corregge sul volante. E poi il cruscotto davanti a me è un grosso LCD, ho la cartina in mezzo ai due strumenti che possono essere variati qua dal grande infotainment, le impostazioni ce ne sono veramente 100.000, in My Car, vista conducente, guardate quante opzioni ci sono, ho i temi per il display qua e posso scegliere tra 4 temi e comunque è tutto visibile sotto ogni condizione di luce. Rispetto alla vecchia XC60 hanno portato all'esterno, scusami, il sensore di protezione dell'angolo cieco. Prima l'avevamo qui sul montante del parabrezza, adesso invece l'abbiamo fuori, si vede comunque, l'abbiamo detto. Vuoi che ti parli di consumi? Consumi e prezzi. Allora, consumi 11 in città con 1 litro di gasolio, diventano 16 il limite autostradale, salgono a 18 intorno ai 110. Ti parlo direttamente anche di prezzi, e questa forse un po' una nota dolente. Partiamo alti rispetto alla versione precedente perché partiamo intorno ai 51.000 euro, diventano 56 nella versione Inscription da 190, 61 nella versione Inscription da 235 cavalli, la nostra con tutti gli accessori che vi abbiamo raccontato sale addirittura sfondando quota 70.000 arrivando a 71.000 euro. Andiamo a sovrapporci un po' per esempio a Macan, è un'altra macchina, costa meno, a Stelvio magari, a tutti questi generi di SUV, però Luca, cioè un'altra piccola cosa, vabbè, qua abbiamo il sistema Bauer Wilkins che suona in maniera spettacolare, spero che ci sia una radio con la musica, non c'è, vediamo se la troviamo, vabbè, chi se ne frega. Sai una cosa che ho notato? Un po' di pubblicità DJ, ma anche solamente il feed della rotella per alzare e abbassare il volume mi piace. Insomma, ormai ti sei veramente Sì, innamorato. mi sono innamorato di questa macchina, ti dico, 71.000 euro sono tantissimi, ma io probabilmente li spenderei, mi è piaciuta molto di più dell'XC90, molto più equilibrata. Sì, diciamo il passaggio 60-90 fa molto ridere, è soltanto dovuto, secondo me, a un discorso dimensionale, cioè Sì, lo spazio. non c'è nulla di meno. Non la sceglieresti mai la 90 per uno semplice piacere di guida, No. La sceglieresti soltanto se ti servono 7 posti, se ti serve più spazio, capacità di carico, eccetera, eccetera. Anche qua abbiamo dei fari a Tor che mi piacciono tantissimo, con il LED adattivi, si vede veramente bene in ogni condizione, insomma ragazzi. Vabbè, avete capito che non ci è piaciuta. È la tua macchina, no, non ci è piaciuta, non la ridaremo mai, no. Anche perché l'abbiamo sporcata, quindi non possiamo più ridarla. Meno male che ho fatto le foto prima, E noi vi salutiamo, commentate, fateci sapere anche voi cosa ne pensate, ma dovreste provarla per veramente capire. Sì, provare per credere in pratica. Esatto. Ok, bene. Ciao.